Ciao segni del cancro, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere l'immediato futuro in amore per voi e il mese di marzo sia sul lavoro che in amore. Ho già tirato giù gli oracoli come ho fatto anche con il segno dei pesci. Ovviamente andrò a chiarire la carta dei tarocchi. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate e se qualcosa si dovesse realizzare. Quindi direi di iniziare subito dall'immediato futuro. Allora, vediamo cosa accadrà nell'immediato futuro in amore per il segno del cancro. Abbiamo la carta della luna, con gli oracoli abbiamo il benessere, l'indipendenza e il pericolo. Quindi, allora, in amore è possibile che appunto ci sia della confusione riguardo una situazione con la carta della luna o ci siano delle paure, magari delle insicurezze o qualcosa che diciamo non vi è chiaro, non vi è totalmente chiaro. Potrebbe esserci della confusione nell'immediato futuro in amore, ma andiamo a chiarire dopo. Per quanto riguarda le carte appunto degli oracoli, è possibile che voi magari siete in un'energia di benessere, indipendenza o di chi cerca, diciamo, di essere in un'energia di benessere e di indipendenza, ma ci siano comunque persone non troppo corrette. C'è la carta del pericolo, quindi qui vuol dire che o appunto c'è dell'insicurezza circa una persona o più persone con cui avete a che fare, o non vi sentite al sicuro, o ci sono delle paure, magari nell'effettuare un salto o una determinata azione verso una situazione perché appunto ci potrebbero essere delle insidie, diciamo, no? O comunque magari voi vi sentite che ci potrebbero essere delle insidie. La carta della luna indica anche comunque una certa intuitività che potreste avere nell'immediato futuro in amore, quindi magari, non lo so, sentirvi delle cose in particolare che arrivano però direttamente dal vostro intuito. Allora, vediamo le Dixit. Abbiamo la donna che è nel deserto, che percorre questa strada nel deserto. Il messaggio, le email, diciamo, sul computer, ma fanno vedere che c'è un punto interrogativo, quindi appunto come la carta della luna, sembra che c'è qualcosa di poco chiaro in una situazione, come se voi state cercando forse la risposta a qualcosa o ci sono dei punti interrogativi, qualcosa di poco chiaro all'interno di una situazione, ok? Quindi vedo come se appunto c'è questa energia di indipendenza con questa donna, no? Che viaggia da sola nel deserto, oppure potreste avere a che fare con un'energia femminile in particolare che è così, in questa energia di indipendenza, di chi vuole fare le cose da sola, di chi se ne va per la sua strada, non ha bisogno di nessuno, eccetera, eccetera. Così come potreste ricevere dei messaggi da parte di qualcuno su cui magari state cercando delle risposte, oppure ancora ricevete dei messaggi comunque a prescindere, no, delle notizie in amore nell'immediato futuro che vi arrivano, così come è possibile che magari qualcuno che in questo momento magari è confuso nella situazione con voi o in generale per qualcosa di suo, riceva dei messaggi da parte vostra, non posso escludere anche questo. C'è questa energia appunto del benessere, del relax, diciamo, no? Di chi passa le sue giornate in casa, magari è un po' o svogliato o semplicemente vuole starsene per i fatti suoi sul divano a non fare niente. Fanno vedere che però c'è qualcosa che voi desiderate perché questa fanciulla, diciamo che soffia sul soffione, quando si soffia sul soffione di solito si esprime un desiderio. Quindi potreste avere voi un desiderio che magari volete realizzare, qualcosa che appunto a cui pensate mentre soprattutto siete a casa a non far nulla, oppure avete a che fare con un'energia femminile o maschile che è in questo tipo di energia, quindi che sta molto spesso in casa, che appunto se ne sta per i fatti suoi, che boh, è nella sua comfort zone e la sua tranquillità. Vediamo ora loro cosa dicono. Allora, abbiamo la carta di girare in tondo e a dire il vero, quindi nell'immediato futuro ci sarà una situazione in amore per il segno del cancro ciclica, quindi potrebbero essere ritorni dal passato, una situazione poco chiara che magari si va a ripresentare, oppure anche per alcuni di voi potreste decidere di tornare in una situazione del passato dove le cose non sono state chiarite o dove le cose non sono chiare.
La carta di a dire il vero potrebbe proprio significare appunto che qualcosa che voi pensate in un modo, in realtà è in un altro. Oppure una cosa che magari una persona pensa qualcosa su di voi in un modo, in realtà non è come pensa quella persona, in realtà è in un altro modo. Quindi c'è appunto questa cosa qui, a dire il vero. Dire il vero non è proprio così, no? Cioè si dice così. Infatti c'è questa civetta sopra la maschera, no? Come dire, guarda che la realtà non è quella che pensi tu, oppure la realtà non è quella che pensa quella persona. Vi faccio un esempio stupido. Io ho sempre pensato che non piaceva a quella persona, a dire il vero, no, non è così, no? Per dirvi. Ehm, quindi appunto c'è una sorta di apertura anche se vogliamo, o da parte vostra o da parte di una persona rispetto a una situazione in cui si pensava qualcosa che però non rispecchia la realtà, ok? Ora andiamo a vedere la carta della luna. Allora andiamo a vedere perché c'è la carta della luna nell'immediato futuro per il segno del cancro. Perché nell'immediato futuro per il segno del cancro accadrà la luna. Perché nell'immediato futuro in amore al segno del cancro accadrà la luna. Allora, un attimo perché mi è caduta a terra una carta. Ok, allora qui abbiamo la regina di bastoni rovesciata, il 5 di coppe e il re di coppe. Abbiamo le donne di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, gli uomini di segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione. Quindi io vedo che c'è effettivamente il ritorno di un dialogo tra due persone, un uomo e una donna in particolare, rispetto però a una situazione o che non è stata chiarita o dove ci sono dei dubbi, dove la situazione diciamo è poco chiara. Vediamo ancora perché al segno del cancro nell'immediato futuro in amore accadrà la luna. Perché al segno del cancro nell'immediato futuro in amore accadrà la luna. Allora, abbiamo la morte con però il mago in orizzontale. Quindi c'è una situazione che non è chiara, è confusa rispetto però a una situazione dove c'è stata una chiusura con una persona che potrebbe essere stata manipolativa perché la carta del mago indica anche quello, forse non si sa se ci sarà, come dire, magari avete dei dubbi sul fatto che ci sarà un nuovo inizio o ci sono delle paure legate a questa persona o al fatto che ci possa essere un nuovo inizio in quella situazione dove c'è stata una chiusura. Vediamo ancora perché nell'immediato futuro in amore al segno del cancro cadrà la luna. Perché nell'immediato futuro in amore al segno del cancro cadrà la luna. Perché nell'immediato futuro in amore al segno del cancro cadrà la luna. Allora, un attimo perché di nuovo mi è caduta la carta. 5 di spade e 8 di spade in orizzontale. Allora, qui è semplice, come la carta del pericolo, o siete stati presi in giro alle spalle o ve lo sentite anche, magari che qualcuno vi ha preso in giro, magari non l'avete scoperto, o se l'avete scoperto comunque avete le idee confuse su quella situazione e avete delle paure legate al fatto che magari qualcuno vi ha preso in giro. E quindi di conseguenza questa roba qua del 5 di spade che qualcuno magari vi ha preso in giro, vi ha trattato male, eccetera, eccetera, vi crea delle insicurezze, vi crea dei blocchi mentali rispetto al fatto di vedere una soluzione o uno sblocco in una situazione che in realtà non è bloccata. Però il fatto che voi magari siete stati presi in giro vi crea appunto questo blocco, vedete la situazione più negativa che positiva e di conseguenza pensate che non ci sia una via d'uscita in quella determinata situazione, oppure potreste avere a che fare con una persona che si è sentita presa in giro e che adesso pensa in maniera negativa riguardo la situazione, non vede una via d'uscita. Quindi la luna indica parecchia insicurezza, devo dire. Vediamo ancora perché al segno del cancro in amore nell'immediato futuro accadrà la luna. Perché al segno del cancro in amore nell'immediato futuro accadrà la luna. Allora, 10 di coppe, 7 di bastoni in orizzontale e il matto. Quindi paure legate e confusione legate a un rapporto. Ci potrebbero essere anche dei sentimenti nascosti. Alcuni di voi vivono un rapporto di nascosto d'amore
oppure hanno a che fare con una persona che ha un rapporto nascosto. Altri ancora invece semplicemente rispetto a un rapporto, magari che ne so, per esempio, siete usciti insieme a quella persona, siete stati benissimo, vi sembrava che i sentimenti fossero ricambiati totalmente. O c'è, diciamo, il ricordo di una persona con cui siete stati da Dio, dove c'era un amore reciproco. Però a un certo punto uno dei due ha dimostrato di avere in parte le difese alte o comunque qualcuno ha alzato in parte un muro. Potreste essere stati voi o potrebbe essere stata una persona. Ad ogni modo, l'alzata di questo muro, l'alzata di queste difese ha generato delle paure, delle insicurezze, no? O in voi, oppure se siete stati voi a fare questo nei confronti di quella persona, è possibile che questa persona adesso abbia delle paure per il fatto che voi magari avete alzato una sorta di muro in parte, ok? E quindi che non si senta sicura. Dovete vedere un po' voi dove vi ritrovate nella situazione. Ora andiamo a vedere per il mese di marzo. Allora, vediamo marzo in amore per il segno del cancro. Abbiamo la carta dell'imperatrice, ok? Qui abbiamo l'unione, il nutrimento e l'equilibrio. Quindi molti di voi potrebbero avere a che fare con una figura materna, una mamma, una ex fidanzata con cui magari ci sono dei figli di mezzo, oppure una fidanzata con cui ci sono dei figli di mezzo. C'è un'unione con una energia femminile qui, che però viene rappresentata un po' come l'imperatrice, quindi come una figura materna. Anche la carta del nutrimento fa riferimento a una persona, diciamo, su cui fare affidamento, no? Che nutre in qualche modo la famiglia, come fa questa gatta con i suoi figli, e l'equilibrio, quindi in qualche modo forse si riuscirà ad andare d'accordo, qua vedo con un'energia femminile in particolare, ok? Potreste essere anche voi in questo tipo di energia, nel senso se siete cancro, diciamo energie femminili, qua vedo che vi dedicherete alla casa, alla famiglia, all'unione con qualcuno, ai figli e a, diciamo, mantenere un equilibrio nella situazione, nella sfera. Dopo ovviamente andiamo a chiarire. Allora, le Dixit, abbiamo la lumachina che guarda fuori dalla finestra con la bandierina di arrivo, che ridere. Abbiamo la specie di vecchietto che fa questo percorso in mezzo alla boscaglia e poi la guerriera eroina. E allora si ribadisce un po' questo concetto come se ci fosse, diciamo, una sorta di punto di riferimento, quindi come appunto la figura materna, no? Che dice, oh, io sono qua, questo è il punto di arrivo, devi venire qua. Quindi come se qualcuno si dirigesse verso un traguardo, ok, durante il mese di marzo in amore. E l'obiettivo appunto è quello di conquistare questo traguardo. Comunque vedo che riuscirete a conquistare un traguardo durante il mese di marzo in amore. Potreste avere a che fare, ripeto, con un'energia femminile impavida, no? Quindi qui viene rappresentata come l'eroina, quella che sconfigge la tecnologia per salvare la natura. Quindi appunto potreste avere a che fare con qualcuno di forte, qualcuno che vuole proteggere qualcosa, come fanno le eroine o gli eroi, ok? O potreste essere voi anche in questo tipo di energia. Mm? Quindi questo è. Con l'oracolo risponde abbiamo qui e ora e tra due mondi, quindi appunto questo fa riferimento sempre un po' a un equilibrio, a godersi il presente, mantenersi in equilibrio rispetto a una situazione e tra due mondi potrebbe riguardare o che vi sentite tirati tra due mondi, ehm, oppure ancora che passate da una fase diciamo un po' spenta, piena di dubbi, di insomma tristezza, grigia, diciamo grigia a una fase migliore, quindi come se recuperasse un po' le energie, la vitalità, succedesse qualcosa magari di positivo che vi fa, diciamo, essere più contenti, ok? Potreste però avere a che fare anche con una persona un po' bipolare qui che cambia umore, così con la carta di tra due mondi, oppure essere voi in questo tipo di energia, magari sentirvi in questa energia, magari un momento siete tristi, l'altro momento siete felici e così via. Ora andiamo a chiarire la carta dell'imperatrice. Allora, vediamo.
Perché al segno del cancro durante il mese di marzo in amore accadrà l'imperatrice? Perché al segno del cancro in amore durante il mese di marzo accadrà l'imperatrice? Allora, abbiamo l'asso di denari e le stelle. Devo dire che sono molto chiare, sono state rapide, il 7 di bastoni sul fondo. Quindi in precedenza ci sono state delle difese alte da parte di qualcuno all'interno di un rapporto sentimentale, ok? Io vedo che o questa imperatrice con cui avrete a che fare vuole trovare una soluzione, desidera trovare una soluzione concreta delle situazioni sentimentali, oppure vi potrebbe offrire una soluzione o un'opportunità concreta perché ha qualche speranza su di voi, insomma, sul rapporto con voi, eccetera, eccetera. Oppure ancora, magari voi siete interessati a un'energia femminile, per esempio, e questa energia femminile magari la desiderate, la volete, avete delle speranze e volete un nuovo inizio, volete offrire magari una soluzione per qualcosa. Insomma, chi più ne ha più ne metta qui. Se siete energie femminili del segno del cancro, è possibile qui che vi arrivino delle soluzioni a qualcosa che voi desideravate in amore o a qualcosa che voi desideravate, sempre inerente però all'amore, o qualcuno che vi desidera, che vi vuole, spera nella situazione con voi e vi offre un nuovo inizio, una soluzione per una situazione con voi che riguarda però qualcosa che voi desiderate, ok? Quindi questo è come emerge. Ora andiamo a vedere per quanto riguarda il lavoro. Allora, marzo sul lavoro per il segno del cancro. Abbiamo l'otto di coppe, ok? Poi abbiamo il fanciullo, il sacrificio e il corteggiamento. Quindi vedo che durante il mese di marzo sul lavoro il segno del cancro forse si vuole allontanare da una determinata situazione che potrebbe essere un lavoro che non vi piace, che non vi soddisfa, un qualcosa che comunque ha bisogno di farvi fare dei sacrifici, ok? Oppure qua potrebbe anche riguardare una persona con cui avete a che fare sul lavoro, per esempio un qualcuno di piccolo rispetto a voi che magari vuole allontanarsi dalla situazione lavorativa perché magari c'è un sacrificio da fare o per lui un sacrificio stare in quel posto, eccetera, eccetera. Qui vedo anche qualcuno che potrebbe essere un po' lecchino sul lavoro, diciamo col corteggiamento, che potreste essere voi o una persona con cui potreste avere a che fare. Alcuni di voi potrebbero però anche essere interessati, per esempio, a una persona sul lavoro. Quindi, mentre magari siete al lavoro, ci sono anche delle questioni sentimentali in ballo e c'è una persona che magari corteggia qualcuno perché è appunto interessato o interessata e così via. Quindi questo è. Ora vediamo le Dixit cosa dicono. Poi ovviamente andiamo a chiarire. Allora, ecco qua. Abbiamo la carta appunto dell'appuntamento degli innamorati, la ballerina sul filo e il cuore con il pezzo del puzzle che manca. Quindi, allora, effettivamente qui vedo un rapporto sentimentale sul lavoro, vedo una persona che oltre al lavoro c'è un interesse magari oltre, ok? Se non si tratta di amore, potrebbe trattarsi per esempio per chi cerca un lavoro che magari viene scelto, ok? Quindi piacete a qualcuno e questa persona decide di assumervi, ok? Qui vedo che cercate di mantenere un certo equilibrio nella situazione lavorativa, o che avrete a che fare con qualcuno che sta cercando comunque di mantenere in equilibrio, di stare in equilibrio più che altro all'interno di un lavoro, ok? Qui vedo il pezzo, appunto, il cuore con il pezzo del puzzle mancante, quindi vedo qua che appunto alcuni di voi potrebbero sentirsi un po' persi. Mi richiama un po' anche l'otto di coppe, questo allontanamento che magari alcuni di voi vorrebbero lasciare qualcosa o qualcuno. Ehm, Però appunto ci si potrebbe sentire un po' persi rispetto a un qualcosa che ha a che fare con il lavoro, ehm, come se magari voi sentiste che vi manca qualcosa sul lavoro, però in realtà poi questa cosa viene recuperata perché appunto il pezzo del puzzle viene recuperato dalla luce del sole.
Quindi in qualche modo si riuscirà a o ottenere una risposta che mancava all'interno di una situazione lavorativa, oppure ancora se sentivate che vi mancava qualcosa sul lavoro, questa cosa viene recuperata. Ok? Questo è. Ora andiamo a chiarire questo. Ah no, aspettate, ci sono anche gli altri oracoli. Allora, abbiamo le parche e le anime gemelle, quindi ribadisco il concetto. Qui le parche fanno riferimento al destino, ma anche a una scelta da fare. Ok? Di solito le parche si riferiscono al destino, ma anche magari una scelta. C'è il libero arbitrio in una situazione e quindi bisogna decidere che cosa fare per quanto riguarda una situazione lavorativa. Anime gemelle, ripeto, ribadisco che potrebbe avere a che fare con rapporti sentimentali sul lavoro che avrete, oppure potrebbe riguardare semplicemente che alcuni di voi vogliono stare in un ambiente lavorativo affine a loro, quindi come se appunto hanno trovato proprio il posto che piace a loro, in cui si trovano bene, in cui vanno d'accordo con i colleghi, eccetera, eccetera. Quindi altri potrebbero andare d'accordo in particolare con qualcuno, quindi potrebbero trovare un'amicizia sul lavoro o potrebbero comunque trovare un collega con cui vanno particolarmente d'accordo sul lavoro. Altri ancora, mentre sono sul lavoro, pensano a una persona specifica con cui c'era un'affinità particolare, se si dovesse trattare d'amore, ok? Quindi questo. Ora vediamo di chiarire l'otto di coppe. Facciamo così. Ok. Allora, perché al segno del cancro durante il mese di marzo sul lavoro accadrà l'otto di coppe? Perché al segno del cancro durante il mese di marzo sul lavoro accadrà l'otto di coppe? Perché al segno del cancro sul lavoro durante il mese di marzo accadrà l'otto di coppe? Poi abbiamo il 2 di coppe con l'8 di denari. Quindi alcuni di voi vogliono allontanarsi da un rapporto che hanno lavorativo, ok? O hanno a che fare con una persona che vuole allontanarsi da questo accordo, da quest'unione lavorativa. Altri ancora potrebbero avere qualcuno, ripeto, che è interessato a voi sul lavoro e o vi volete allontanare da questa persona si vuole allontanare da rapporti che vanno magari oltre il lavoro. Vediamo ancora. Perché al segno del cancro, perché al segno del cancro durante il mese di marzo sul lavoro accadrà l'otto di coppe, perché al segno del cancro durante il mese di marzo sul lavoro accadrà l'otto di coppe. No, troppe carte, non le prendo neanche, guarda. Perché al segno del cancro durante il mese di marzo sul lavoro accadrà l'otto di coppe. Perché al segno del cancro durante il mese di marzo sul lavoro accadrà l'otto di coppe. Abbiamo il 10 di denari e il cavaliere di bastoni. Allora, questo è interessante perché alcuni di voi vogliono allontanarsi perché vorrebbero avere più libertà, altri ancora invece vogliono allontanarsi dalla comfort zone. Quindi, per esempio, se siete stati troppo tempo in casa, è possibile che voi vogliate mollare una situazione familiare o di chi magari è stato troppo tempo chiuso in casa per piuttosto andare a lavorare piuttosto che stare in casa. Vedo un po' questo. Altri ancora potrebbero avere a che fare con una persona che all'interno dell'ambiente lavorativo si comporta come vuole, si allontana, è impulsivo, vuole, diciamo, allontanarsi magari proprio dal lavoro, vuole lasciare, prende una decisione impulsiva. ehm, quindi magari un collega, ok? Qui abbiamo gli uomini di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, così come potreste essere voi in questo tipo di energia, cioè non posso escludere che magari voi facciate cose impulsive per la situazione lavorativa, magari volete lasciare il lavoro, volete andare via, vi volete allontanare, vi volete mettere in mutua, quello che vi pare, ma comunque avete l'atteggiamento del cavaliere di bastoni, quindi molto impulsivo, fa un po' come gli pare, libertino, eccetera, eccetera, ok? Quindi questo è un po' come emerge. Fatemi sapere nei commenti. Ah, no, scusate, prima che mi dimentico, devo andare a vedere l'ultima roba con l'oracolo delle notifiche. Perché sennò per il segno dei pesci l'ho fatto. Sì, a volte io ho dei vuoti di memoria così improvvisi. Scusatemi.
Allora, vediamo, mettiamo un po' a posto qua, facciamo un po' di spazio. Ok, vediamo con l'oracolo delle notifiche che cosa ci dicono. Allora, vediamo. Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno del cancro? Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno del cancro? Aiuto, un attimo. Allora, cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno del cancro? Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno del cancro? Ok. Fidati di me, puoi fidarti di me, peccato ormai troppo tardi. Quindi, come vedevamo prima che c'era la luna, qui c'è una situazione che richiede fiducia, quindi qualcuno vorrebbe o la vostra fiducia, oppure siete voi che volete che una persona si fidi di voi in una situazione dove ci sono le porte chiuse, quindi peccato ormai è troppo tardi, ok? O qualcuno vi ha chiuso le porte o voi avete chiuso le porte a qualcuno, ad ogni modo qui qualcuno vuole fiducia in una situazione, richiede fiducia. Potrebbe essere una persona che ama i cani, oppure voi potreste essere qualcuno che ha un cane o che ama i cani, ok? Questo diciamo è come emerge. Ora vediamo per il mese di marzo in amore. Allora, cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno del cancro? Accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno del cancro. Questo è il rovescio. Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno del cancro? Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno del cancro? No, sta un po' ballerina. Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno del cancro? Cosa accadrà durante il mese di marzo in amore per il segno del cancro? Allora, questa la prendo in considerazione. Sei la persona giusta per me in orizzontale, quindi o è a senso unico, quindi o voi pensate che una persona sia giusta per voi ma l'altra no, oppure viceversa, quella persona con cui avrete a che fare pensa che siate la persona giusta, ma voi non pensate che lei o lui è la persona giusta. Ok? Vediamo. Abbiamo basta, mi arrendo, non voglio più lottare per salvare la nostra relazione. Sul fondo voglio dimostrarti che a te ci tengo. Quindi qua sembra che abbiate a che fare o con qualcuno che in precedenza ha dimostrato qualcosa, ma che poi a un certo punto si arrende durante il mese di marzo, oppure siete voi che diciamo magari avete fatto troppo per qualcuno o avete dimostrato a quella persona che ci tenevate, però diciamo che le cose magari non sono migliorate e questa persona ora non ha più voglia di lottare, quindi magari voi non avete più voglia di lottare per salvare una situazione sentimentale, ok? Questo durante il mese di marzo in amore. Vediamo sul lavoro cosa accadrà durante il mese di marzo sul lavoro al segno del cancro. Cosa accadrà durante il mese di marzo sul lavoro al segno del cancro. E qui abbiamo, sembra che stia parlando con un muro. Abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia, quindi ribadisco il concetto, come se voi o vi volete allontanare da una situazione dove non vi sentite capiti, ascoltati, eccetera, eccetera, oppure abbiate a che fare con una persona che non vi ascolta, che non vi sta a sentire. Come vi dicevo prima, c'è qualcuno che si comporta un po' come cacchio gli pare. Quindi vedo come se appunto o non vi siete capiti, ascoltati in una situazione lavorativa e vi volete allontanare, o avete a che fare con una persona che non si sente capita e ascoltata e allora si vuole allontanare, oppure avete a che fare con persone o una persona specifica che è testarda. Ad ogni modo c'è un qualcosa da cui magari vi volete prendere le distanze, vi volete distaccare per quanto riguarda il lavoro, ok? Quindi questo è come emerge. Fatemi sapere se vi siete ritrovati nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!